Stai studiando l'italiano da un po', ma non ti senti soddisfatto o soddisfatta? Forse è perché la tua idea di progresso non corrisponde alla realtà. Ci hai mai pensato? Nel video di oggi vedremo uno degli elementi essenziali che ogni studente di italiano dovrebbe prendere in considerazione. Può essere che dopo una visione di questo video la tua percezione cambi e magari anche la tua valutazione del tuo processo di apprendimento. Questo è Italiano con Eli, il canale rivolto a chi vuole avverare il proprio sogno italiano. Qui troverai molte video lezioni che ti aiuteranno ad avere un contatto settimanale con la lingua e la cultura italiana. Ti invito pertanto, se non lo hai ancora fatto, ad iscriverti al canale, così avremo modo di rimanere in contatto ogni settimana. Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e da poco sono diventata una language coach, o meglio una neuro language coach, visto che mi baso molto sulle neuroscienze e il mio obiettivo, il mio scopo è quello di accompagnare chi vuole imparare la lingua italiana. Nella video lezione di oggi ho pensato di parlarti di qualcosa che ho visto spesso nei miei studenti, ovvero quel senso di insoddisfazione, quel senso di frustrazione durante il cosiddetto viaggio dell'apprendimento, termine che a me sembra bellissimo, perché imparare una lingua in fin dei conti è proprio un viaggio di scoperta e a volte anche un viaggio verso l'ignoto. Ebbene, questo elemento di cui ti vorrei parlare oggi è l'idea di progresso ed è appunto uno degli elementi che ho toccato nella mia guida, la guida pratica che ogni studente di italiano dovrebbe seguire e che potrai scaricare gratuitamente se lo vuoi dal mio sito elisabetamaccani.com. Se la scaricherai potrai anche leggere quali sono gli altri 9 elementi essenziali per poter imparare in modo efficace la lingua italiana. Ti faccio una domanda. Qual è la tua idea di progresso? Se dovessi tradurre graficamente il progresso, come sarebbe? Lasciami indovinare. Forse una linea retta che dal basso procede verso l'alto? Una cosa di questo tipo? Anch'io ho sempre creduto che il progresso fosse una linea retta, che procedesse dal basso verso l'alto, quindi verso l'obiettivo che si vuole raggiungere in modo progressivo e senza ostacoli. Devo dire però che con il tempo, la mia esperienza di insegnante e ora di coach e la mia esperienza personale come studentessa di lingue mi ha portato a rivedere questa posizione. Il progresso non assomiglia a una linea retta, bensì a una linea che procede a zig-zag. Si va avanti, magari si fanno 3 passi in avanti, però poi 2 passi indietro, oppure si fa un balzo in avanti e poi si ritorna ancora un po' indietro, o magari c'è qualche deviazione temporanea e poi si ritorna sulla via principale. Perché ti spiego questo? Perché imparare una lingua richiede molto tempo ed è normale provare della frustrazione, provare dell'insoddisfazione o avere magari l'impressione di essere sempre allo stesso punto, di non avanzare, anzi a volte di tornare indietro. A me è successo moltissime volte nel viaggio dell'apprendimento della lingua spagnola. C'erano delle volte in cui mi ritrovavo a non riuscire a formulare il mio pensiero semplicemente perché ero stanca e in quei momenti mi veniva da dire: ecco, ho fallito.
ecco, non ce l'ho fatta, ma non è vero, non era vero, mi stavo avvicinando all'obiettivo. Stavo comunque facendo dei progressi, anche se la mia percezione era quella di non farli. Non essere impaziente, non credere che ci siano delle tempistiche valide per tutti. Ogni persona è diversa, ha circostanze, risorse, tempi che sono diversi e le comparazioni non aiutano. Le comparazioni sono veleno, quindi sono da evitare. L'importante è sapere che ci vuole tempo, ma anche che con perseveranza e determinazione raggiungerai l'obiettivo finale, te lo garantisco. Quindi, qual è l'elemento fondamentale di cui abbiamo parlato oggi? Elemento essenziale per poter imparare una lingua, la lingua italiana, ma in realtà qualsiasi lingua, in modo efficace? Essere consapevoli dell'andamento reale del progresso. Sii paziente con te stesso o con te stessa ed abbi fiducia. Non ti dico che sarà facile, ma ti dico che ne varrà la pena. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un mi piace e di condividerlo con i tuoi amici e con chiunque studi una lingua straniera, perché potrebbe essere effettivamente molto utile. E naturalmente ti invito ancora una volta a iscriverti al canale, mi renderesti felicissima. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli. Essere consapevoli amici. Condividilo con chiunque. Condividilo. Anche perché purtroppo sono una persona iper perfezionista e quindi volevo parlare l'italiano